Salve a tutti amici del web, sono Derwid e bentornati qui sul canale. Quest'oggi andiamo di tutorialozzo su Ark Survival Ascended e per l'occasione ho scelto un argomento abbastanza specifico. Sto parlando della meccanica dei fischi di gruppo, una meccanica che vi consentirà di spostare gruppi di dinosauri piuttosto che unità singole, quindi può tornare molto utile in varie situazioni. Prima di entrare nel vivo del video ci tengo a precisare che andremo ad analizzare i comandi legati ai tasti, ai bottoni della tastiera, quindi essenzialmente i PC gamer, anche se in realtà potreste adattare tranquillamente una tastiera alle vostre console. Ma se invece al contrario appartenete all'universo PlayStation, che sia una PlayStation 4 o una PlayStation 5, quindi utilizzate i relativi pad oppure Xbox One, Xbox Serie X o Serie S, vi posso tranquillamente consigliare questa wiki ark.wiki.gg/wiki/controls. Purtroppo l'ottimizzazione anche per quanto riguarda banalmente la descrizione dei tasti su Ark legati ai vari pad è praticamente inesistente e forse neanche modificabile, ma qui troverete tutto quello che serve. Vedete, ci sono i tasti della tastiera e i relativi comandi per quanto riguarda Xbox, PlayStation o addirittura anche Switch. Quindi durante il video andrò a dirvi che tasti utilizzo e voi potrete tranquillamente andarli a tradurre attraverso questa wiki. Bene ragazzi, rieccoci nel mondo di gioco dopo questa doverosa introduzione. Adesso passiamo alla pratica. Il primo tasto che andiamo ad analizzare è il tasto H. Se lo teniamo premuto, come vedete, spunta il mirino. Spuntano delle informazioni in alto a sinistra che però non ci interessano in questo video. Spunta in alto al centro, come potete vedere, ordine gruppo di addomesticamento, nessuno. Significa che noi in questo momento non abbiamo selezionato nessun gruppo, però comunque nessuno ha una valenza, perché se io comandassi di fare qualcosa a questi dinosauri, tutti lo recepirebbero. Come faccio a dire questo? Perché vedete queste freccette verdi su di loro. Vuol dire che in questo momento tutti questi dinosauri attorno a me potrebbero ricevere dei comandi, quindi dei fischi di gruppo. A questo punto quello che ci interessa è la creazione dei gruppi di dinosauri. Come vedete abbiamo metalupi, allosauri e calicoteri. Faremo un gruppo per ogni specie, quindi 3 gruppi, e poi un quarto gruppo dove li metteremo tutti insieme. Come si fa? Premiamo I per accedere all'inventario e in alto abbiamo le iconcine, vedete? Andiamo su questa qui, che in italiano si chiama scheda di tracciamento gruppo Dino, e poi andiamo su gruppi di Dino. A questo punto vedete che qui non abbiamo nessun gruppo attivo, ce lo dice. Non c'è nulla, non ci sono creature e i gruppi potenziali, fra l'altro scopriamo che sono 10, ogni gruppo può avere 50 membri al suo interno, quindi una libertà di gestione molto ampia. Il primo gruppo che andiamo a creare e modificare è proprio il gruppo 1 numericamente e qui lo possiamo andare a rinominare, lo chiamiamo Allosauri. E facciamo rinomina gruppo. Ora abbiamo il nostro gruppo di allosauri, ma al suo interno non ci sono dinosauri. E allora cosa fare? Una volta che il gruppo è stato creato, ovviamente non ci resta che inserire al suo interno i dinosauri che ci interessano. Abbiamo creato il gruppo allosauri, quindi inseriamo gli allosauri. Vi faccio vedere come si fa dal menu del dinosauro. Tenete premuto E. Andate qui su modifica ordine gruppi e poi fate così, aggiungi creatura al gruppo e lo aggiungiamo al gruppo 1, come vedete che addirittura si chiama allosauri, quindi clic. Andiamo a verificare che sia avvenuto l'inserimento. Come vedete allosauro livello 90
C'è anche un altro modo per inserire i dinosauri all'interno dei gruppi. Innanzitutto teniamo premuto H perché non dobbiamo avere selezionato il gruppo nessuno, ma bensì con il tasto 1 andiamo a modificare e vedete che abbiamo selezionato adesso il gruppo degli allosauri, che corrisponde pur sempre al tasto 1. Abbiamo tasto 2, tasto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con lo 0 si va a 10. Se si ripreme 0 va su nessuno e quindi noi ripremiamo 1 e andiamo su allosauri. Mi raccomando, verificate sempre di aver selezionato il gruppo giusto, altrimenti potreste impazzire pensando che Ark si sia buggato, ma in fondo non sarebbe così. Selezionato il gruppo degli allosauri, a questo punto andiamo su questa creatura che vogliamo inserire e premiamo il tasto Z. Abbiamo intravisto anche una freccetta che dovrebbe confermare l'avvenuto inserimento dell'allosauro. Verifichiamo su gruppi di dino e come vedete abbiamo 2 allosauri inseriti nel gruppo allosauri. Prima di inserire anche il terzo allosauro all'interno del gruppo vi vorrei far vedere che se noi abbiamo selezionato 2 allosauri all'interno di questo gruppo e non 3, solo 2 risponderanno ai nostri comandi, non il terzo. Proviamo a premere il tasto J che ci fa seguire da tutti. Vedete? Segue Gianfranchi, ma nessun altro ci segue. Solo loro 2. Una volta che siamo soddisfatti della posizione raggiunta e vogliamo bloccare i dinosauri in questa posizione, io utilizzo questo tastino qui, la virgola e punto e virgola, e li facciamo completamente fermati. Come detto, con il tasto Z aggiungiamo gli allosauri, ma con lo stesso tasto Z li possiamo anche rimuovere. Guardate, vi faccio vedere, questo è l'allosauro 120, premiamo di nuovo Z su di lui, andiamo a verificare come al solito e effettivamente è stato rimosso. Adesso lo reinseriamo, inseriamo anche il suo terzo amichetto. Bene, vi ricordo sempre di tenere premuto H. Abbiamo il gruppo di allosauri e adesso vi faccio vedere, potremmo prendere un lupacchiotto ad esempio, che non fa parte del gruppo, lo usiamo noi, e poi con il tasto J, che significa seguitemi tutti, mi dovrebbero seguire tutti. Esatto, vedete? Qui vedete il potenziale di questa meccanica al massimo, vedete 3 allosauri che ci seguono, quindi immaginate quante belle cose potete fare in mappa con i fischi di gruppo. E come detto poi con virgola e punto e virgola gli diciamo di fermarsi. Bene ragazzi, direi che a questo punto del video sapete perfettamente come creare un gruppo e allora noi ci andiamo a creare un altro gruppettino per i lupi e un altro gruppettino per i calicoteri. Inventario, dino, gruppi di dino, gruppo 2, lo chiamiamo lupi, rinomina. Il numero 3 lo chiamiamo calicoteri, rinomina. A questo punto vi ricordo di tenere premuto H, in questo momento abbiamo gli allosauri selezionati, quindi premiamo 2 e passiamo ai lupi. Non c'è neanche bisogno di premere H, premete Z. E in men che non si dica abbiamo inserito tutti i lupocci. Andiamo a verificare, guardate qua, gruppo 2 lupi con 5 lupi. In realtà basta tenere premuto H per vedere gli animali selezionati. Come vedete ci sono i 5 lupi. Bene, adesso per l'ultimo gruppo che abbiamo creato, quello dei calicoteri, innanzitutto andiamo a selezionarlo perché per ora siamo su lupi,
Premiamo il tastino 3 ed eccoci su Calicoteri. In questo momento questo è come se fosse un gruppo nessuno, quindi dobbiamo inserire i Calicoteri. Finora li abbiamo inseriti ad uno gli animali, ma in realtà si possono inserire anche per specie. Andiamo su modifica ordine gruppi e qui vedete aggiungi classe al gruppo. Lo facciamo e lo aggiungiamo sul gruppo Calicoteri. Se andiamo su gruppi di dino vedrete che abbiamo gli allosauri nel primo, i lupi nel secondo e ci sono invece tutti i Calicoteri all'interno del terzo. Per tutti intendo che in questo caso ne abbiamo solo 4, ma se in base avessimo, che ne so, 20 Calicoteri non ci sarebbe neanche bisogno di selezionarli tutti, perché con questo comando di classe tutti i Calicoteri finirebbero insieme nello stesso gruppo. Con questo tastino qui si può pulire la classe, vedete, abbiamo rimosso completamente e li vado a reinserire manualmente, così. Per darvi una prova finale di quanto fatto, adesso abbiamo in questo momento il gruppo dei Calicoteri attivo, lo vedete lì in alto, e le freccette si illuminano solo sui Calicoteri. Se premiamo il tastino 2, quello dei lupi, si attivano i lupi, ma non gli altri. Se premiamo il tastino 1, quello degli allosauri, si attivano solo ed unicamente gli allosauri. Come già vi avevo preannunciato, ci andiamo anche a creare un gruppo in cui mettiamo tutti gli animali insieme, quindi lo chiamiamo tutti, rinomina gruppo, e stavolta per andare veloce non li metteremo ad uno con la Z, ma inseriremo le classi nel gruppo. Andiamo sui lupi, andiamo su modifica ordine, aggiungiamo e troviamo il nostro gruppo che si chiama tutti. I lupi sono inseriti. Stessa cosa per gli allosauri, stessa cosa per i Calicoteri. Toppedè. Possiamo come sempre verificare su gruppi dino, tutti, metalupo, allosauro, Calicoterio per classe, così si va più rapidi. Bene ragazzi, sono in sella ad un metalupo, adesso vi do una prova pratica di che cosa possiamo fare con i fischi di gruppo. Premiamo J, ci facciamo seguire da tutti e vedete sono in passivo i ragazzi. Io adesso gli dico di diventare aggressivi e ci avviciniamo al parasauro. Guardate cosa accade? Che i ragazzoni in aggressivo attaccano tutto quello che si muove. Gli posso rifischiare di diventare passivi, o gli posso dire di diventare neutrali. Gli posso anche dire di attaccare, ad esempio, il mio obiettivo, quindi do un morsetto e gli altri partono. Vedete? Alla grande. Bene ragazzi, sono tornato un attimo qui dagli altri ragazzacci, selezioniamo il gruppo tutti con il tasto 4 e ci facciamo seguire da tutti con il tasto J. A questo punto ecco qui il nostro obiettivo, un bel brontosauro bello grosso, bello puttente, e gli ordiniamo di attaccarlo tutti in massa. Vai! Mamma mia! E voilà! Il gioco è fatto! Talvolta potreste avere l'esigenza di escludere a prescindere un dinosauro dalla percezione dei fischi di gruppo, come ad esempio lo aiuteranno durante le boss fight. E quindi come si fa? Molto semplice, si va sul singolo dinosauro, si preme E, si va su comportamento e si mette ignora fischi di gruppo. Una volta che lo avete attivato, andate qua e verificate. Ci facciamo seguire da tutti. Tutti ci seguono, tranne, vedete,
in questo caso l'allosauro che abbiamo escluso dai fischi di gruppo. All'interno di questo video io vi ho consigliato i tasti che chiaramente utilizzo, ma qualcuno di voi potrebbe avere gusti diversi, esigenze diverse. Allora, come modificare questi tasti? Basta premere il tasto ESC della tastiera, andare su impostazioni, poi tastiera. Qui vedete tutti i tasti del gioco, tutti i comandi legati appunto ai tasti della tastiera. La sezione nello specifico che ci interessa è questa qui sulla destra. All'interno del video non abbiamo analizzato il menu che si può aprire, menu radiale con l'apostrofo e poi li selezionate manualmente, ma è una meccanica macchinosa a mio avviso. Non abbiamo analizzato neanche questo comando qui che serve per far atterrare i volatili. Io ce l'ho su U, per farsi seguire da un dinosauro singolarmente, tasto T per dirgli di stare fermo, il tasto Y. Invece gli altri tasti li abbiamo visti insieme all'interno del video. Con la E accentata io do il comando di stare neutrali per tutti. Con il più, che si trova accanto allo stesso tasto per diventare neutrale, attacca il mio bersaglio. Tutti passivi con P. Per attaccare un bersaglio specifico, comando molto utile che abbiamo visto insieme nel video, utilizzo la chiocciola oppure la O con l'accento, e un po' più a destra c'è la U accentata che utilizzo per far muovere tutti in una data direzione, per rendere tutti aggressivi il tasto che sta fra questo qui e questo qui, la A accentata. Con la J ci facciamo seguire da tutti e poi per aggiungere e rimuovere da un gruppo gli animali Z. In conclusione ragazzi, i tasti che vi consiglio di più sono quelli che state vedendo a schermo, tasti che si trovano tutti sulla parte destra della vostra tastiera, in modo tale da non andare a interferire con il WASD e con altri comandi che utilizzate nella parte sinistra, lontani anche dal numpad. Trovo che scegliere questi tasti possa essere molto comodo e utile. Serve giusto un po' di pratica, ma i fischi di gruppo non sono una meccanica poi così complicata. Spero che ancora una volta questo video vi sia stato utile. Se c'è qualcosa che non avete capito fatemelo sapere nei commenti, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, grazie per il supporto, ci vediamo alla prossima, ciao!